Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questa bellissima sciarpa Infinity. Come potete vedere è veramente molto lunga, infatti misura 1,56 m ed è alta all'incirca 24 cm. Se non vi piacciono le sciarpe così lunghe, vi basterà ridurre il numero di piastrelle e nello stesso identico modo otterrete uno scaldacollo. Come potete vedere, nella parte superiore ed inferiore ho realizzato una fascia elastica e ho cucito delle piastrelle in stile granny tra di loro e al centro di ogni cucitura ho applicato un fiorellino decorato con una perlina. Potete tranquillamente sostituire le mattonelle stile granny con qualsiasi altro tipo di mattonella, cambiare filato e se non vi piacciono i fiorellini non metterli. Sempre sul mio canale trovate anche il cappello abbinato alla sciarpa che ho già pubblicato la scorsa settimana. Adesso, prima di lasciarvi la spiegazione, vi invito ad iscrivervi gratuitamente al mio canale, a lasciare un like se il progetto vi è piaciuto e mi raccomando, non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille! Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: un gomitolo da 250 grammi di lana carezza. È una lana molto sottile, è un 100% acrilico, pesa 250 grammi ed è lungo 920 metri. Un gomitolo da 200 grammi di 100% microfibra bianca brillantinata. Nel video non si vede, ma il brillantinato tende al verde, proprio per questo l'ho abbinato all'altro colore e ogni gomitolo è lungo 760 metri. Un uncinetto 4,5, un gomitolo di cotone bianco, un uncinetto numero 3. Prendo il filato bianco brillantinato, l'uncinetto 4,5 e inizio a lavorare la mattonella. Realizzo un cerchio magico. Una volta creata questa X, inserisco l'uncinetto in questo modo, tiro il filo e blocco il tutto con una catenella. In questo modo il cerchio magico è pronto, quindi posso tranquillamente togliere le dita e proseguire con la lavorazione. Quindi lavoro 2 catenelle, in questo modo un totale di 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Per chi ha difficoltà vi consiglio di mettere un marcapunto nella terza catenella e poi cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel cerchio magico e lavoro una maglia alta. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel cerchio magico e lavoro una maglia alta. In questo modo ho lavorato 3 maglie alte, di cui una è composta dalle 3 catenelle iniziali. Adesso lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro all'interno del cerchio magico e vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte. 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto e lavoro un gruppo di 3 maglie alte. Stringo un pochino il cerchio magico, 2 catenelle e vado a lavorare un altro gruppo di 3 maglie alte. In questo modo ho lavorato 4 gruppi di 3 maglie alte. Adesso tiro il filo, lavoro 2 catenelle e chiudo il giro. Entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho terminato il centro della mattonella, quindi lavoro una catenella e taglio il filo. Stringo bene. Prima di procedere con il secondo giro prendo un uncinetto più piccolo e vado a nascondere i fili. Entro all'interno delle linguette dei vari punti bassi che ho lavorato precedentemente e faccio passare il filo. In questo modo
nascondo il filo e non si vede niente né davanti né dietro. Faccio passare il filo attraverso i 4 gruppetti. Una volta bloccato il filo, prendo la forbice e taglio il filo in eccesso. Adesso ripeto lo stesso identico passaggio con l'altro filo. Prima lo faccio camminare attraverso una maglia alta per farlo scendere ed infine passo il filo attraverso i 4 gruppetti di maglie alte proprio come ho fatto con l'altro filo. Adesso taglio il filo in eccesso ed ho terminato il primo giro. Prendo sempre l'uncinetto 4,5, prendo il filato verde che ho deciso di mettere in doppio in quanto è più fino rispetto al filato bianco. E cosa faccio? Inserisco l'uncinetto all'interno di questo angolo formato tra i 2 gruppetti di 3 maglie alte e le 2 catenelle. Quindi mi aggancio con l'uncinetto al filato verde, proprio in questo modo, e cosa faccio? Prendo le codine iniziali del filato verde, le sposto in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Adesso mano a mano nascondo questo filo verde iniziale e lavoro altre 2 catenelle. Proprio in questo modo. Queste 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Mi raccomando, per chi ha difficoltà vi consiglio sempre di mettere un marcapunto nella terza catenella. Adesso tiro un pochino i fili iniziali che sto bloccando e cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso spazio e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso spazio e lavoro un punto alto. Quindi in totale ho 3 punti alti, di cui uno costituito dalle 3 catenelle iniziali. Adesso cosa faccio? Lavoro 2 catenelle. Carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso spazio e vado a lavorare un altro gruppo di 3 maglie alte. In questo modo ho lavorato il primo angolo di questo nuovo giro. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nello spazio successivo, ossia il secondo angolo, e vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte.
2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e lavoro un gruppo di 3 maglie alte. E adesso continuo così, lavorando per ogni angolo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, fino ad arrivare all'ultimo angolo. Come potete vedere ho lavorato tutti e 4 gli angoli proprio come vi ho spiegato, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, adesso non mi resta altro che chiudere il giro, quindi entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho terminato anche questo giro di verde, quindi lavoro una catenella, taglio il filo, tiro bene il tutto ed ecco qui. Il giro è completato. Adesso, prima di lavorare il terzo giro che andrò a lavorare con il bianco, cosa faccio? Riprendo l'uncinetto piccolo e vado a nascondere i fili in eccesso, proprio come ho fatto prima. Una volta bloccato il filo, taglio l'eccesso ed anche questo giro è terminato. Adesso riprendo l'uncinetto sempre il 4,5, prendo il filato bianco brillantinato e vado a lavorare il terzo giro. Entro sempre all'interno dell'angolo, quindi dove ho le 2 catenelle. Cosa faccio? Vado a lavorare 3 catenelle e mano a mano nascondo anche il filo iniziale proprio come ho fatto anche prima. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso spazio e lavoro una maglia alta. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico spazio e lavoro una maglia alta. Adesso lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico spazio e vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte. Sto ripetendo lo stesso passaggio lavorato nel giro precedente. Una volta finito l'angolino, cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, ho uno spazio tra i 2 angolini verdi, proprio questo qui. Quindi entro all'interno di questo spazio, in questo modo, e lavoro un gruppo di 3 maglie alte. Ecco qui, 1, 2 e 3. Adesso
ho lavorato il gruppo di 3 maglie alte, vado nell'altro angolo e lavoro un nuovo angolino composto da un gruppo di 3 maglie alte, 2 catenelle ed un gruppo di 3 maglie alte. Una volta terminato l'angolino, ripeto il gruppo di 3 maglie alte in questo spazio e poi continuo lavorando un angolino, un gruppo di 3 maglie alte, un angolino, un gruppo di 3 maglie alte. Ci rivediamo alla fine del giro per farvi vedere come chiudere. Come potete vedere ho lavorato tutto il giro e mi ritrovo con un gruppo di 3 maglie alte. Adesso cosa faccio? Chiudo il giro, entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella di sicurezza e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo per chiudere e anche questo giro è terminato. Adesso devo nascondere questo filo, quindi proprio come ho fatto precedentemente prendo un uncinetto più piccolo, cammino attraverso le linguette, le asoline della maglia alta e scendo giù e poi vado a nascondere il filo proprio in questo modo. Una volta passato il filo prendo la forbice e taglio l'eccesso. Anche questo terzo giro è terminato, adesso non resta altro che riprendere il verde, l'uncinetto 4,5 ed andare a lavorare il quarto ed ultimo giro. Proprio come ho fatto per gli altri giri, entro all'interno dell'angolino, mi aggancio al filo verde, sposto le codine iniziali in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Adesso mi alzo con altre 2 catenelle e nel frattempo nascondo anche il filo. Mi raccomando, per chi ha difficoltà mettete sempre un marcapunto nella terza catenella e cosa faccio? Vado a lavorare sempre nello stesso punto altre 2 maglie alte. Una volta terminate le 2 maglie alte vado a lavorare 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte. Se, come è successo a me, dovesse uscire il filetto bianco nascosto precedentemente, non vi preoccupate, lo nascondete nel corso della lavorazione. Ok, una volta terminato l'angolino, che ha sempre uguali per tutti i giri, cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un gruppo di 3 maglie alte tra l'angolino bianco e il gruppo di 3 maglie alte bianco, proprio in questo punto. Una volta terminato il gruppo di 3 maglie alte, cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un altro gruppo di 3 maglie alte tra il gruppo di 3 maglie alte sottostanti e l'angolino. Una volta terminato anche questo gruppo vado a lavorare un nuovo angolino
proprio dove c'è l'angolino bianco. Quindi lavoro un gruppo di 3 maglie alte, 2 catenelle e un altro gruppo di 3 maglie alte. Adesso continuo a lavorare il resto del giro lavorando un gruppetto di 3 maglie alte, un gruppetto di 3 maglie alte e l'angolino, e continuo così fino ad arrivare alla fine del giro, dove vi faccio vedere come chiudere. Una volta terminato il giro, come potete vedere, mi ritrovo con il secondo gruppo di 3 maglie alte lavorato. Non mi resta altro che chiudere questo giro, quindi cosa faccio? Entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo, proprio come ho fatto anche per i giri precedenti. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto e tiro bene. Adesso non vi faccio vedere come nascondere queste codine in quanto il passaggio è sempre lo stesso. Nello stesso identico modo andrò a realizzare altre 37 piastrelle, quindi in totale dovrò avere 38 piastrelle. Andrò a cucire due fasce da 19 piastrelle ciascuna e ogni fascia sarà lunga all'incirca 1,56 m. Adesso vi dico con esattezza quanto misura una piastrella. Vedete, ben allargata misura 9 cm, mentre se la misuro diciamo non ben allargata sto sugli 8 cm, anche 8 cm e mezzo. Quindi siccome sto realizzando una Sherpa Infinity voglio una lunghezza di almeno 1,50 m, perciò vi consiglio di regolarvi in base alla lunghezza che volete per la vostra sciarpa e ci rivediamo quando ho tutte le piastrelle pronte. Terminato di lavorare le mie piastrelle, adesso vi faccio vedere come cucirle tra di loro. Allora, prendo un ago da lana, inserisco al suo interno la lana verde e cosa faccio? Entro nell'angolo di una piastrella proprio in questo modo, prendendo soltanto le due costine di sotto. Come potete notare non ho fatto un nodino alla fine del filo in quanto voglio lasciare libera la cucitura. E adesso cosa faccio? Prendo la piastrella che voglio unire alla mia piastrella e dentro anche in questo caso sempre nell'angolo proprio in questo modo. Adesso tiro il filo e come potete vedere ho agganciato le due piastrelle in questo modo. Adesso metto in questo modo le piastrelle, cosa faccio? Inserisco l'ago prendendo soltanto le costine di dietro, quindi entro nel mezzo del punto e faccio proprio questo movimento con l'ago, così. E tiro il filo. Mi raccomando, fate attenzione a non inserire anche il filo iniziale. Adesso rientro con l'ago in questo modo. Faccio uscire il filo e ripeto lo stesso passaggio sull'altra piastrella, così. Tiro bene il filo e continuo ripetendo sempre lo stesso procedimento sia da una parte che dall'altra. In questo modo vado a cucire le due piastrelle e una volta tirato bene il filo non si vedrà niente.
Ecco qui, vedete, una volta tirato la cucitura non si vede, continuo a cucire così e ci rivediamo per vedere come chiudere la cucitura. Ok, come potete vedere ho cucito quasi tutte le 2 piastrelle. Adesso non mi resta altro che cucire gli ultimi punti per finire di unirle. Allora, il movimento da fare con l'ago è sempre lo stesso, ma una volta arrivata qui all'angolo, cosa faccio? Entro prendendo soltanto la prima catenella delle 2 catenelle dell'angolo, ripeto lo stesso passaggio sull'altra mattonella, in questo modo, e tiro il filo. Adesso rientro sempre nella prima catenella e tiro il filo. Entro nella catenella corrispondente sull'altra mattonella e tiro il filo in questo modo. Ecco qui. Adesso tiro bene il filo, giro la mattonella, le mattonelle in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me e vado a bloccare il filo. Quindi entro in questi spazi della cucitura e faccio un nodino, tiro bene il filo, lo faccio passare attraverso la cucitura altre 2-3 volte e poi taglio il filo. Ecco qui, come potete vedere il lavoro è molto pulito sia dietro che davanti, soprattutto davanti non si vede niente. Quindi taglio il filo ed ho cucito le prime 2 piastrelle. Nello stesso identico modo vado ad unire altre 17 piastrelle. Mi raccomando, dovete sempre cucire il dritto con il dritto, non vi sbagliate. E in seguente modo andrò a cucire una riga da 19 piastrelle ed una seconda riga da 19 piastrelle. Allora, come potete vedere ho cucito la riga da 19 piastrelle, allo stesso identico modo ne ho cucita un'altra. Adesso vi faccio vedere come bloccare quei fili della cucitura che abbiamo lasciato in sospeso. Il filo di sotto è già bloccato, adesso blocco il filo di sopra. Cosa faccio? Tiro bene il filo lasciato in sospeso, inserisco un uncinetto più piccolo all'interno della catenella dell'angolo, mi aggancio al filo verde e lavoro una catenella. Adesso sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo e in questo modo ho bloccato la cucitura e come potete vedere non c'è più quell'aspetto frastagliato. Nello stesso identico modo andrò a bloccare tutti i fili di questa fascia e anche dell'altra e poi ci rivediamo per vedere come unire le 2 fasce tra di loro. Quindi il passaggio è molto semplice, bisogna soltanto inserire l'uncinetto all'interno dell'angolo, agganciarci al filo lasciato in sospeso, lavorare una catenella, sganciare l'uncinetto e tirare bene il filo. Ecco qui il risultato. Non vi preoccupate se questi fili rimangono in sospeso, in quanto quando andremo a ripassare il bordo li nasconderemo tutti. Allora, prendo le 2 fasce e le vado ad unire tra di loro. Cosa faccio? Con l'ago entro all'interno
dell'angolo di una piastrella, proprio in questo modo. Lascio sempre il filo da questa parte libero, in modo tale da poter poi stringere bene la cucitura, ed entro nello stesso identico modo anche nella piastrella della riga che devo andare a cucire insieme a quest'altra riga. Quindi tiro bene il filo e, come potete vedere, ho agganciato le due file. Adesso cosa faccio? Vado a cucire le due file tra di loro, proprio come ho fatto prima quando ho cucito le varie piastrelle per formare le due fasce. Quindi inserisco l'ago in questo modo. Mi raccomando, dovete prendere soltanto le linguette del punto di sotto, non quelle di sopra, e mano a mano stringo bene il filo in modo tale da non far vedere poi la cucitura. Quindi continuo in questo modo fino ad arrivare alla fine delle fasce e ci rivedremo proprio alla fine per vedere come chiudere la cucitura. Allora, come potete vedere, sono arrivata alla fine, mi mancano da cucire soltanto gli ultimi punti. Quindi continuo sempre con la stessa tecnica. Essendo un filo molto lungo, può succedere che ogni tanto si blocchi. Ok, una volta arrivata a questo punto, cosa faccio? Tiro bene il filo, entro nella prima catenella dell'angolo, entro nella prima catenella dell'altra piastrella, tiro bene il filo, giro dalla parte del rovescio e vado a bloccare la cucitura, proprio come ho fatto anche per le piastrelle che ho cucito prima. Quindi adesso faccio un nodino, nascondo il filo prendo la forbice e taglio l'eccesso. Adesso le due fasce sono unite, non mi resta altro che chiuderle in circolo. Quindi cosa faccio? Ripeto sempre lo stesso passaggio, ossia inizio da un angolo di una piastrella, lascio il filo libero, entro nell'angolo dell'altra piastrella, in questo modo, tiro bene il filo e vado a cucire tutti i punti in modo tale da chiudere le due fasce in tondo ed avere così la mia sciarpa. Ecco qui. Quindi entro sempre prima da una parte e poi dall'altra parte,
tiro bene il filo e continuo così. Adesso vado avanti con la cucitura e ci rivediamo alla fine. Allora, come potete vedere, ho quasi finito di cucire la sciarpa in tondo. Adesso non mi resta altro che dare gli ultimi punti e bloccare anche questa cucitura. Quindi una volta arrivata qui ripeto sempre lo stesso identico passaggio, ossia entro prima nella catenella di un angolo e poi nella catenella dell'altro angolo. Dopo aver tirato bene, giro il lavoro in modo tale da avere il rovescio davanti a me e vado a bloccare la cucitura con un nodino. Così, adesso nascondo il filo e taglio l'eccesso con una forbice. Ok, una volta tagliato l'eccesso, la mia sciarpa è totalmente cucita. Adesso non mi resta altro che continuare. Allora, questo è il risultato. Come potete vedere, al centro può capitare che rimanga qualche filo in fuori. Prima di continuare vi consiglio di nascondere gli eventuali fili lasciati fuori. Adesso prendo il filato bianco e l'uncinetto 4,5 e vado a riprendere tutta la sciarpa. Come potete vedere qui ho tutti i fili delle cuciture lasciate in sospeso. Io cosa faccio? Questa è l'ultima cucitura appena fatta, la vado un attimo a bloccare come ho fatto con le precedenti. E cosa faccio? Metto il filo verde in parallelo con i vari punti della piastrella, inserisco l'uncinetto all'interno dello spazio dell'angolo della mattonella, proprio in questo modo, e mi aggancio al filo bianco. Una volta agganciato il filo lo faccio passare attraverso il foro dell'angolo, sposto questo filo iniziale in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Adesso metto le due codine in parallelo proprio in questo modo e continuo con la mia lavorazione. Quindi lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto del gruppetto di 3 maglie alte lavorate nella mattonella, quindi entro qui e vado a lavorare un punto alto. In questo modo, vedete, vado a bloccare queste due codine. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto alto successivo e lavoro un punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto e lavoro nel punto successivo un punto alto. Praticamente andrò a lavorare un punto alto per ogni punto alto sottostante. Proprio in questo modo. Poi, una volta nascoste le codine, taglio i fili in eccesso e continuo con la lavorazione. Una volta arrivata all'angolo, entro proprio come ho fatto prima nello spazio e vado a lavorare un punto alto. Quindi in totale ho lavorato 14 punti alti. Adesso carico il filo sull'uncinetto, metto la codina verde in questo modo, entro sempre nell'angolo, quindi nello spazio dell'angolo e lavoro un punto alto.
Poi per ogni punto della mattonella lavoro un punto alto, devo avere sempre 14 punti alti per ogni mattonella e continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Come potete vedere, ho terminato di ripassare tutte le mattonelle a punto alto e sono arrivata all'inizio del giro, quindi ho lavorato un totale di 14 punti alti per ogni mattonella. Adesso entro nella terza catenella iniziale e chiudo il giro con un punto bassissimo. Avendo 14 punti alti per ogni mattonella, ho un numero di punti alti pari. Adesso mi alzo con 3 catenelle, carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo vado a lavorare un punto alto rilievo davanti. Quindi entro tra i due punti alti, carico l'agostina del punto alto sull'uncinetto proprio in questo modo e lavoro un punto alto, così ho ottenuto un punto alto lavorato in rilievo davanti. Adesso carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo vado a lavorare un punto alto rilievo dietro, quindi questa volta entro da dietro e lavoro un punto alto. Nel punto successivo vado a lavorare un punto alto in rilievo davanti. Nel punto successivo vado a lavorare un punto alto in rilievo dietro. In questo modo sto formando l'elastico. Questo passaggio è molto semplice in quanto andrò a alternare un punto alto rilievo davanti con un punto alto rilievo dietro e continuo così fino ad arrivare alla fine del giro, dove ci rivedremo per vedere la chiusura. Le prime 3 catenelle sostituiscono un punto alto rilievo dietro, quindi vi dovete trovare con un punto alto rilievo davanti. Allora, come potete vedere, ho terminato anche questo giro di lavorazione, quindi entro nella terza catenella e chiudo il giro con un punto bassissimo. Già si vede il punto elastico. Io adesso mi alzo con 3 catenelle, carico il filo sull'uncinetto e qui dove ho un punto alto rilievo davanti vado a lavorare un punto alto rilievo davanti. Qui dove ho punto alto rilievo dietro vado a lavorare un punto alto rilievo dietro e continuo così, lavorando un punto alto rilievo davanti sul punto alto rilievo davanti, un punto alto rilievo dietro sul punto alto rilievo dietro. È un passaggio molto semplice. Le prime 3 catenelle sostituiscono sempre un punto alto rilievo dietro, adesso continuo a lavorare così e ci rivediamo per la chiusura. Allora, come potete vedere, ho continuato a lavorare tutto il giro alternando un punto alto rilievo davanti con un punto alto rilievo dietro, adesso chiudo il giro con un punto bassissimo nella terza catenella, lavoro una catenella, taglio il filo, sfilo l'uncinetto, ecco qui, ho formato il mio bordino. Tiro bene il filo e il mio lavoro è terminato. Poi in seguito andrò a nascondere questa cotina. Nello stesso identico modo, dall'altro lato realizzo lo stesso identico bordino con lo stesso identico passaggio. Poi al centro di ogni mattonella ho cucito un fiorellino dotato di perlina e adesso vi spiego come realizzarlo. Allora, prendo del cotone bianco in uncinetto numero 3. Cosa faccio? Realizzo un anello magico, inserisco l'uncinetto in questo modo e lavoro una catenella. Il cerchio magico è pronto, quindi posso sfilare il dito e continuare con la lavorazione. Adesso entro all'interno del cerchio magico e vado a lavorare 6 punti bassi. Una volta lavorati i 6 punti bassi, chiudo il cerchio magico, entro nel primo punto basso lavorato e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso mi alzo con 1, 2 e 3 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro proprio dove ho chiuso il giro,
qui e vado a lavorare un punto puff, quindi faccio uscire il filo e tiro bene l'uncinetto, lascio il filo in sospeso, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto, sfilo l'uncinetto e tiro bene, carico il filo sull'uncinetto, rientro un'altra volta nello stesso identico punto e una volta uscito il filo lo tiro bene. Adesso carico il filo sull'uncinetto, chiudo tutte le asoline sull'uncinetto insieme, proprio in questo modo. E cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, rientro sempre nello stesso identico punto e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho creato il primo petalo. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Mano a mano nascondo anche il filo iniziale. Adesso mi alzo con 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto e sempre nello stesso punto vado a lavorare un punto puff, proprio come vi ho spiegato prima. Una volta chiusi tutti i punti insieme, lavoro 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto bassissimo. Ecco qui un nuovo petalo. Adesso continuo così fino a creare un totale di 6 petali, quindi entro nel punto successivo, lavoro un punto bassissimo, mi alzo con 2 catenelle, lavoro un punto puff, chiudo tutte le asoline insieme, lavoro 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo, punto bassissimo, 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto, punto puff, 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto bassissimo, entro nel punto successivo, punto bassissimo, 2 catenelle, punto puff, 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto bassissimo. Ho un totale di 5 petali, quindi adesso entro nel punto successivo e vado a lavorare l'ultimo petalo. Come potete vedere, mano a mano ho nascosto anche il filo iniziale. Adesso ho bloccato il pedale con un punto bassissimo sempre nello stesso identico punto, ho terminato il fiore e cosa faccio? Entro nel primo punto dove ho lavorato il primo petalo, lavoro un punto bassissimo, adesso lavoro una catenella, taglio un bel po' di filo che lascio per cucire il fiore alla sciarpa, tiro bene il tutto, taglio il filo in eccesso e il mio fiorellino è pronto. Se volete il fiore potete lasciarlo così o altrimenti andare a cucire al centro del fiore una perlina oppure un brillantino, questo dipende dal vostro gusto e questo è il risultato che otterrete. Una volta realizzati tutti i fiori, nel mio caso per la sciarpa sono ben 19 fiorellini, li vado a cucire e questo è il risultato. Vi spiego come cucire i fiori in quanto ve l'ho già fatto vedere durante il video del cappello. Poi se non vi piacciono potete non metterli. E il bordo elastico bianco lo potete realizzare più grande o più piccolo, anche la sciarpa la potete realizzare più piccola e trasformarla in uno scaldacollo, vi basterà diminuire il numero di piastrelle. Inoltre potete cambiare colore e modello di piastrella, questo sta al vostro gusto. Spero tanto che mi manderete qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social, TikTok, Instagram e Pinterest. Mi raccomando, non vi dimenticate di andare a vedere anche il video del cappello abbinato a questa bellissima sciarpa. Eccolo qui, io adesso vi saluto, mi raccomando se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati, ci vediamo la prossima volta, ciao ciao!